E arrivano due vittorie per le italiane, una più importante dell'altra. Non so quale delle due pesasse di più sulla bilancia, onestamente, perché sia Napoli sia Juve avevano bisogno di fare bottino pieno, non prendiamoci in giro. E ci sono riuscite, ci sono riuscite. Io all'intervallo qualche dubbio, onestamente, lo nutrivo. La verità è che entrambe le squadre nel secondo tempo ci hanno mostrato qualcosa di diverso. Il Napoli spingendo ulteriormente sull'acceleratore, la Juventus proprio migliorando la squadra con l'ingresso di Ildiz. E fatemelo dire, parliamo giustamente tanto degli allenatori. Io sono il primo che spesso e volentieri imputa meriti e colpe appunto alla guida tecnica. I giocatori però i giocatori sono centrali. Ildiz per la Juve, mamma mia, oggi si è visto il 10, no? Si è visto veramente il 10. E poi per quanto riguarda il Napoli, quando c'è da fare la voce grossa, McTominay, mamma mia, è capace di mettere KO anche un giocatore, abbiamo visto, talmente tanto forte che... Ne parliamo di queste due sfide, di queste due vittorie. Bene per le italiane, bene, bene, perché ad una certa iniziavamo a essere anche pessimisti. Prima, come al solito, se volete lasciate un like per soddisfare l'algoritmo che sta sempre lì, no, a sonnecchiare. Noi invece diamogli sta svegliata, diamogli questo schiaffettino in faccia con il pollicione in su. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Stasera sono sceso in campo appunto la Juve e il Napoli. Domani è il tempo, è il turno dell'Inter e dell'Atalanta. Per cui vi aspetto, attivate la campanella, trovate tutti gli altri profili. Mi raccomando, dateci uno, iscrivetevi anche su Instagram, TikTok, siamo su Telegram, siamo ovunque, quindi vi aspetto anche giù. Grazie per il supporto, grazie per i commenti, grazie per tutto, amici miei, amici cari, amici belli, amici brutti. Quanto sono stupido, mamma quanto sono stupido. Stupido non è Spalletti, è già... ecco, sono partito con i giocatori e col materiale, ritornando invece a chi sta dietro, a chi tira la fila. Spalletti, diamogli tempo, perché per quanto mi riguarda già quello che poteva fare lo sta facendo. Cioè, una roba banale, Cup Miners dietro. Comunque già Cup Miners il suo lo fa adesso, no? Non dico che sia una figura centrale, ma è un giocatore che dà la mano. Ve ne dico un'altra. Oggi possiamo iniziare a parlare di Miretti. Secondo me Miretti giocherà parecchie partite. Giocherà parecchie partite, Miretti, giustamente. E ha fatto vedere, certamente, anche lui sbagliando qualcosina nel primo tempo, come un po' tutti, ma ha fatto vedere che è un giocatore su cui si può lavorare. E attenzione perché Spalletti ci va a nozze con questi giocatori e con queste caratteristiche qua. Quindi attenzioniamo anche Miretti. Poi mi pare chiaro che in questo momento ancora ci sia tanto, no? Ci sia tanto da toccare, da cambiare, da modulare, ma non è che può stravolgere arrivato così, no? Di punto in bianco, via, giochiamo in maniera diversa. Calma, quello che può fare lo sta facendo per quanto mi riguarda. No, perché già sentivo, no? Ma Spalletti, no? Non è cambiato. Certo, perché poi alla fine il grosso lo fanno sempre i giocatori in campo. E l'Ildiz, per esempio, che avevamo visto la scorsa partita o ultimamente, era un giocatore che ci aveva di nuovo portato al ragionamento. Ma può essere il 10 della Juventus, ma non dovrebbe essere quello che si carica la squadra sulle spalle. Ecco, oggi l'ha fatto. Appena di nuovo è sorta la domanda, lui risponde in maniera affermativa. Ragazzi, la vittoria di stasera è importantissima, importantissima. E quindi lui la squadra sulle spalle se l'è caricata. Non c'è gol oggi o non c'è azione importante su cui non abbia inciso lui. Magari non lo vedete nel tabellino, ma ha inciso su tutti i gol e su tutte le azioni. Certamente, saltando sempre l'avversario, tecnicamente delle giocate importanti. Penso sul terzo gol, come la stoppa, come riesce comunque a saltare l'avversario, la mette in mezzo. Il primo gol, idem. Tutto Ildiz, pienamente Ildiz. E quindi poi la bravura dell'allenatore deve essere quella dell'andare
a esaltarle queste caratteristiche e queste qualità. Molto, molto, molto bene oggi, molto bene lui e molto bene la Juventus nel secondo tempo, quando comunque sul 2-2 poteva essere di nuovo, visto il rigore, una roba brutta quella di Gabardi, è stato molto ingenuo onestamente. Comunque è andata lì potevi anche magari prendere il terzo, ma non l'hai preso e l'hai fatto tu, anche perché sul 2-1 ha continuato a giocare la Juventus, quindi un risultato per quanto mi riguarda più che giusto in un campo difficilissimo. Ragazzi, il Bodo è una squadra difficile, dura lì, lo dicono, lo dice sia la classifica della stessa Champions, ma io questa squadra, vedendo, e lo sapete bene, vedendo tutte le partite, l'ho vista contro la Roma, c'è stato veramente un diluvio di gol, ve lo ricordate, ma anche contro la Lazio. Io contro la Lazio, che se non sbaglio lì la Lazio ne ha prese solo due, si fa per dire, perché comunque ti fanno male, anche se loro li fanno, questi loro lo fanno, ragazzi lo fanno, in casa sono veramente tosti, il freddo, il campo sintetico, sono veramente ostici. La Lazio mi ricordo veramente non vide il pallone dall'inizio alla fine, quindi me l'aspettavo una gara difficile e la Juventus è andata a fare il risultato, ribadisco, in un momento dove sembrava anche calcisticamente depressa, senza spunti. E invece devo dire Ildiz nel secondo tempo, ma lo stesso con Sesao, perché poi alcune cose interessanti le ha fatte vedere con Sesao, almeno nel primo tempo è stato l'unico pericoloso. Quindi piano, poi qualche risposta arriva anche da Openda, dallo stesso David, che comunque finiscono a tabellino. E segno e no, Spalletti li ha già bocciato quello, l'ha fatto entrare calma, 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 onestamente. Perché in questi 3 o 4 anni abbiamo capito che adesso è colpa di tutti, ma forse non partirei più dall'allenatore, ecco, onestamente. Comunque arriva un grandissimo segnale per la Juventus stasera, molto molto importante la vittoria. Lo ribadisco ancora una volta, vittoria difficile e importantissima, soprattutto avendo ritrovato il giocatore di maggior talento che l'ha decisa lui. Bene, bene, bene. Vittoria importante anche per il Napoli, assolutamente sì, non sarebbe bastato secondo me il pareggio oggi e infatti la squadra di Conte ha accelerato, ribadisco, ha alzato il ritmo, il gol arriva anche quando cambia sistema, no? Inserisce Politano, toglie ok, ma oggi bisognava vincere e lo fa. Però ragazzi, ancora una volta io sostanzialmente farei coppia e incolla con quanto ho detto l'ultima volta. Cioè, ribadisco, al netto di tutte le assenze. Mi diceva qualcuno che Noah Lang e Neres non potessero giocare, che non sono all'altezza, sono giocatori già che non hanno... No, facciamoli giocare. Facciamoli giocare anche con una certa potenza e poi magari li valutiamo. E iniziamoli a valutare. Perché anche Neres, anche stasera Neres mi sembra un giocatore che può giocare titolare, che può avere ampio minutaggio. Lo stesso Nolang comunque inizia ad avere qualche minuto in più. Diamo modo, perché se poi li fai giocare i giocatori, ribadisco, non sono giocatori scarsi quelli che si ritrova il Napoli e Neres oggi pure mi ha fatto vedere quella rovesciata nel primo tempo bellissima, ma ne ha fatte tante di giocate importanti, li ha preso la traversa, non so quanto, forse voluto, non lo so, lo dovrei rivedere onestamente, però è veramente, veramente impattante la sua prestazione. Poi ribadisco ancora una volta, c'hai un giocatore come McTominay che nell'area di rigore è veramente impattante, pericoloso, segna gol decisivi. Il gol è vero che è deviato, parlo del secondo, però anche lì come si coordina, ragazzi miei, molto molto bene. Ha sbagliato il rigore Holiund, però si sbatte, si dimena. A me anche questo sistema comunque... Il bello, ragazzi, poi il Napoli secondo me ha una rosa veramente profonda che può alternare, può variare sia sistemi che giocatori. Adesso li ha un po' contati, ma in questo li ha contati perché ci sono tanti infortuni, ma gli infortuni secondo me sono un po' da additare alle scarse rotazioni che c'erano state. Per quanto mi riguarda, perché questi giocatori che stiamo vedendo adesso
sono giocatori che avrebbero potuto giocare anche prima, ecco, per dirla tutta. Anzi, questi sono ragazzi che poi hanno portato una vittoria anche in Champions, dove era arrivata solo con lo Sporting, se non sbaglio, nel finale. Quindi, ribadisco, oggi vittoria importante, secondo me buone entrambe le fasi di gioco. Questa difesa a 3 secondo me offre comunque solidità nel trovare gli equilibri. Il Napoli, cioè, no, ragazzi, io sono qui forse a ripetere ormai da anni, sì, ormai da anni è sempre la stessa cosa. Una squadra che per me ha forza, ha forza, non voglio risultare pedante. Niente, spero che, non che spero, con ogni probabilità ci sarà sempre più continuità per alcuni giocatori, perché ribadiamo ancora una volta, c'è stato un obbligo, un po' come, io mi ricordo all'Inter, fu quasi obbligato a un certo punto mettere Eriksen e da lì svoltò la stagione. A me sembra adesso un po' obbligato in queste scelte, e secondo me questo obbligo porterà di nuovo a sbloccare la stagione del Napoli, che attenzione, non era comunque adesso Champions a parte, dopo, dove comunque c'erano da giocare queste partite qua, per il campionato sembrava quasi un dramma ad una certa. Ma no, assolutamente no. Secondo me, ribadisco, tutto questo ancora una volta amplificato dal proprio allenatore, volutamente, perché poi con alcune dichiarazioni alla fine la scossa l'ha data, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Adesso la squadra è di nuovo attenta, combattiva, propositiva, e come ha detto Conte stesso è dalla sua parte, ecco, mi sembra abbastanza chiaro. Bene per il Napoli, bene per le italiane. Ora sono più tranquillo, nel senso che almeno ai playoff dovremmo andarci quasi tutti. Vediamo, ancora comunque è presto per fare giudizi. Comunque salgono a quota 7 punti tutte e due, o solo il Napoli e la Juve a 6? Aspettate. Perché mi dà classifica Champions, mi dà quella femminile di default? Ma con tutto il bene di questo mondo, ma non mi puoi dare quella femminile di default? No, è 6 appunto la Juve, ricordavo bene, 6 la Juve e 7 il Napoli. Ancora almeno un'altra vittoria andrebbe fatta, andrebbe fatta. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la carta, se volete, come dico sempre, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Dai,